nel frattempo. Noi aspettiamo che arrivi qualcuno. Riempiamo la Yes. sala Sì, adunata. esatto. E aspettiamo anche di controllare i soliti livelli di Ah già, volume. ormai è Ormai il è ci proprio... sentite, Sì, siamo proprio connessi. è un rito. È un Magari se apro rito. Twitch anche io posso fare la foto alla finestra, così. Allora, Che succede? non apro il gioco solo perché sennò ci parte la musica in sottofondo, però sì. Mices HK è live, chissà chi è, non la conosco Mm, proprio. non lo so, mai sentita questa persona. Ciao di lei. Così. Oggi ho rischiato di fare una figura, fra l'altro, perché avevo Twitch senza audio Beh, Madonna. che e, direbbe? e quindi. Ok, allora, intanto che aspettiamo, io devo solo ricordarmi di condividere lo schermo del gioco con voi anche su Discord, Sì, magari. sì. Ah, intanto Sì, che poi chiudo io leggevo, che poi che internet. che io leggevo dalla chat, cioè leggevo da Twitch, ma Sì? non da Discord. Ah, Ah, complimenti. No, ok. ma finché non hai condiviso qua su Discord, dico, perché io dicevo, io la Ah, schermata la ok. vedo. Amore. No, 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 anche io, però ero tipo, mi manca la mia musica, DJ, mi serve la mia base musicale per entrare nel mood, Magic please. Beat. Esatto. Ok, vedo due persone in teoria. Non so quanto sia effettivamente vero perché, boh, Twitch... Vediamo. Ci siete, Se ci se siete, ci battete un siete, colpo, fateci sapere sì. se ci sentite. Gridate. Esatto. Sposta la plancia se sei nella stanza. Oddio, questa da cos'è? Non ho No, amore, colto. che poi ti si Oddio, chiude la porta e resti chiusa dentro di Madonna, nuovo, che per favore. paura. No, esatto. Cioè, speriamo di Not. no. La Do not. domestica ci serve, per favore. Già. Eccolo. Ah, ecco Madonna. Teo. Ero lì Ciao, pronto che dicevo, io so che Matteo. arriva, so che è lì. È Salve. sempre E the, là. the Sempre GOAT, sempre il presente. primo. The E, GOAT. Teo, dici se ci senti tutti uguali. Mm, A Eccoci. proposito di porta nella seconda... Sì, adesso arriva, la stiamo portando giù dal Sì, sì, furgone. esatto. Eccoci qua. Un secondo che la mettiamo a posto e poi la... Ah, no, è vero, effettivamente hai ragione, manca la porta. Come manca la porta? È vero. Manca la porta nel senso che è una scalinata che porta a Ah, una porta che non ha la Capito. porta, ha no, no, ragione. no, Hai no, no, ragione. no. Una porta credo che ci sia per tenere chiusa la cantina comunque. Però, Però al momento la porta non l'abbiamo vista, quindi esatto, desumeremo che la porta non c'è. esatto, esatto. Vabbè, Oh, comunque facciamo salve. tutto. Eccola! Salve. Ciao! La coperta sia un Buonasera. po' bassa. Bene, tirala su. Ok. Miau. Ciao Lelo! No, più Ciao. che altro, Ciao. Ryoto Tsukai, io ti chiamerò come Piorin per non chiamarti con il tuo nome reale, però se vuoi che ti chiami con qualche altro Carina. nick, dimmelo tesoro. Esatto, Allora, come dobbiamo addressarti. esatto. Porta arrubata. Porta arrubata. Arrubata, esatto, non c'è la Raghi, puerta. scusate, io ho un neurone, che cosa devo fare prima Alzare di... arti, amore. Ok, grazie. Perfetto. Addio. Questo, Addio. questo è un Amici, bellissimo esempio addio. questo è un bellissimo esempio di punteggiatura dove alzare arti, amore, oppure alzare arti, virgola, amore. A chi mi Esatto. riferisco con Ale. l'aggettivo amore? Chi può Eh beh. dirlo? Ok, Addio. diteci, Addio. Amici, l'ho addio. alzata di Noi ci- 6 punti, diteci se va bene, se ci Sei, sentite tutti sei uguali. pazze. Non so come dire. No, mi ha fatto ridere di 6 punti. Sì. Addirittura. Wow. Ebbene, comunque nella Mm. scorsa puntata, riassumo brevemente, Mel ha perso la sua ragazza, Emo Maid, ed è rimasto scioccato nel scoprire che la sorella è una cosplayer amante delle parrucche bianche Onesto, Evviva! e di fare onesto. scalpi alla gente. Quindi abbiamo scoperto che in Mamma realtà mia. già nel 1600 C'era il esisteva già, cosplay. esisteva già il cosplay, c'era già Esatto, eBay, La esatto. weave. La wig. Weave, la Weave, La weave? Weave
Ok, è il momento. Ieri vi ho fatto un bellissimo excursus sui DSA. Oggi è il momento che io vi parli degli slang. Ok. In slang queer, weave indica la parrucca. Ah, ok. No, non sapevo. Lo Perché so, non sei non del sono, settore, non amici. sono, no, non sono del settore, Ma cioè, weave. ho pure visto Non qualcosa frequento. tipo Drag Race, ma non come te, non al tuo livello, amo, non vivo No, in Drag di Race TikTok usano. di drag No, in come Drag fai tu. Race usano effettivamente la parola wig. Mhm, ok. E allora Oddio, siamo balzati da 2 a 7. Let's go. Wow, let's go. E, E sono tutti 5 bot. No? fantastico. Che E paura. sempre in slang l'espressione wig snatch Sì. è l'espressione letterale, quindi what? Wig snatch, Che ti scritto fregano la doppia. parrucca. Sì, wig snatch è quando proprio, cioè è quasi una sorta di gesto di ah, bot. No, sperando di No, no, speriamo caspita. di no, cioè, stavo Ehm, scherzando. sono come si dice? È un gesto, diciamo, quasi di disrispetto, soprattutto Ok, appunto nella comunità drag dove indossi le parrucche, quindi io te la strappo e ok, faccio vedere sotto i tuoi veri capelli. ho capito. Però sempre in gergo queer, quando tu dici my wig flew off, quindi mi è volata la parrucca, vuol dire che fondamentalmente hai fatto uno spettacolone micidiale, quindi wig snatched. Sì, Ah, Via. ok, ok, È come sì, dire mi sì. strappo le vesti. ok. Come le dico io, mi staccio Mi le straccio le vesti. vesti, Esatto. esatto, un'espressione molto simile. Proprio come voi due mentre giocavamo e c'erano certi personaggi in Fatamoru che non nominerò. Beh, che dire, follettini e follettine. Esatto, Slang esatto. queer No, H Drag allora, Brain Rot, la mia vita fondamentalmente Sì, Lelo. sì. Con Mark che fa referenza a roba Welcome to my drag e club. io che non colgo. No, in E realtà non è referenza a roba drag, è proprio cultura no, queer. no, 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 amo, non dico qui, dico che tipo posti video, magari in Ah! chat o robe del Liscia, genere, e io Vabbè, però, vedo i video e sono tipo, non ho capito, anche perché però ti ho fatto conoscere Let's Go e let's lì non go mi c'è è bisogno, rimasto, lì no, non no, c'è bisogno di essere, let's go ormai puoi essere di qualsiasi orientamento. è una parte di me, Madonna. Sì, è una parte un Let's po' di go. tutto. Let's let's go. go. Che ridere. Ma E anche la river dance, ragazzi. la Quel Riverdance? sì, Quello è un inside joke di questo. è un inside joke di Pestum che io Ok. ovviamente Pokémon Let's Go Queer e Pokémon Bellissimo, amerei, No, sinceramente. no, 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 scusami, correzione, Pokémon Let's Go Straight e Pokémon Let's Go Queer. Beh, è Sì, abbastanza. Direi di però Beh, sì. let's go straight e fai una via dritta praticamente, minchia. Che bello. Sasuke in sei. Quando il navigatore assume il tuo gender dicendo go straight. esatto. Come E osi. tu ti incazzi. Come Come ti osi. permetti? Che ti forse hai Sì. detto che Ma poi vabbè, ma il navigatore non è il solo a pensare che tu sia straight. Pokémon si fa Madonna, Pokémon Angelo Cannone, quando me l'ha detto mi stavo spaccando, perché Bello Angelo praticamente Cannone. È una referenza Una referenza, una beh, che referenza. dire. Che dire ragazzi, sono carichissimo per stasera. Non so accostare 2 parole in fila, quindi sarà Vabbè, proprio stai scendendo al mio livello, proprio che parlo in inglese e Dai, quando non ci ma tu riesco ma lo tu stasera italianizzo. ma tu stasera, ma ti devi deletteralizzare, cioè ti devi Esa- dealfabetizzare anche esatto. stasera, questo è vero, però non è effettivamente. non facciamo troppe No, anticipazioni, infatti, non. no, no. Sono il referente, esatto. Poi quindi la mappa di Galar, un corridoio. Che fondamentalmente così adesso triggerò anche Teo perché ho voglia, perché fondamentalmente tipo la maggior parte dei giochi di ruolo di oggi, ma sono corridoi. Tu, 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 tu. Già, Non già. posso comprendere
la ref, però va bene. Ok, lui l'ha colta. Va bene, l'importante è questo, raghi. Allora, se becco la cartella di Fata Morgana, ok, eccola. Forse cominciamo, Esatto, altrimenti magari, ragazzi, non è sicuro. Altrimenti facciamo 2 chiacchiere e mangiamo il mio magnifico gelato che ho comprato perché c'era la Bologna Gelato Week fino a domenica scorsa. Che fame, amore. Ti odio, Arti. Allora, caramello salato, pistacchio e nocciola. Arti, vuoi essere bannata? Esatto. Non è un just chatting, non è uno streaming di cucina. Esatto, no, c'è una fine linea di confine fra il paletto di gelatina. Esatto. Allora, il paletto, se riesco a condividere con voi lo schermo, magari puoi farcela, io credo in te. Grazie. Allora, applicazioni, sì. Molto bene, molto presto il gelato sarà pronto. Sì. Questo è il brain rot mio di Lelo, perdonateci. Ok. Assieme al magnifico caffè di caffeina. Vedete? Esatto. Sì, lo vedo e lo sento io. Sì, lo vedo. Molto bene. Allora possiamo andare avanti. Si va in cantina, raghi. Sì. Allora. Ma sì, andiamo in cantina. Non schiacciare elimina per l'amore del cielo, ok? Esatto. No, specifica. Io non so se questa porta sarà così allegra come quella, come la prima. Non so se ci saranno. Non so se ci saranno delle parentesi molto comiche, almeno. No, ci saranno. Il problema è che non so se ci saranno in questa sessione. Però lo scopriremo. Lo scopriremo. Sì. Andiamo, aspetta un momento diciamo che ci sono delle cose che out of context fanno crepare già in generale, però c'è una parte qui che fa abbastanza scassare, ma non è questa sera. Quindi amicis, probabilmente sono varie parti che fanno molto ridere, ma non stasera. Stasera la prossima porta è dinanzi a noi, quindi. Ma tra l'altro, scusate, sto notando un typo. Non è dinanzi con 2 N? No, dinanzi. Non sai che mi sembra che si possa. Forse mi sembra che sia forse in tutti i modi, è vero. Dinanzi. Vabbè. Dictionary. Vabbè. Domestica. Ciao. La prossima. Allora. Fate fare, ecco. Vada. La prossima porta è dinanzi a noi. Sembrava l'entrata di una cantina. La sconfortante porta di legno era visibilmente marcita in diversi punti e sembrava che si potesse sbriciolare con un solo tocco. Potevi udire il suono di qualcosa che divorava della carne oltre la porta. Forse lì dimorava una bestia. Prima che tu potessi dire che sembrava pericoloso, la domestica aprì la porta con un agghiacciante sorriso sul volto. Avevi l'impressione che quel luogo puzzasse di sangue. Fantastiche premesse, devo dire, proprio. Sì. Suoni affatto. Rose. Affatto creepy. 1707, quindi 100 anni in più. Sì. Non ricordo esattamente 1603, la data. l'ha detto prima, Okay. l'ha detto prima Teo. Ok, perfetto. La villa era in rovina a quell'epoca. Non vi abitava un'anima. Lo splendore della casa andò perso nei secoli. Era in perenne declino. Nel giardino non cresceva alcun fiore. Polvere e sporco annerivano l'intonaco e le ragnatele ricoprivano i corridoi. L'edera aveva avvolto le mura esterne. Non era una vista piacevole. Per quanto ci provassi, non riuscivo a fermare il deterioramento della villa. Il dolore del precedente proprietario, o forse la sua disperazione, fu davvero troppo.
Dopo la bella famiglia dai capelli dorati, la gente restò alla larga dalla villa. Non avevano eredi, così la loro stirpe svanì nelle profondità della storia. Trascorsero circa 50 anni dall'ultima volta in cui la casa aveva avuto dei residenti. La proprietà desolata appariva come se fosse stata abbandonata da secoli e gli abitanti del villaggio che occasionalmente ci si imbattevano non rimanevano lì per più di un giorno. Il mio tempo lì fu piuttosto solitario. Probabilmente fu proprio il momento più solitario della mia vita. Tutti coloro che avevano visitato la villa la temevano e venne lasciata senza alcun padrone. Giunsi persino a credere che il mio tempo come domestica sarebbe finito in quell'epoca. Tuttavia un giorno notai qualcosa fuori dall'ordinario. Come servitrice della casa mi accorgo quasi immediatamente di qualunque nuova presenza all'interno delle sue mura. E sembrava esserci qualcuno al piano di sotto. Riesci a immaginare quanto fossi contenta? Anche se una parte di me era preoccupata per il tipo di persona che avrei potuto incontrare, la possibilità che potesse essere lei padrone mi fece battere il cuore. Così, resistendo all'impulso di correre, mi diressi verso il seminterrato. La cantina era dove venivano custoditi vino rosso, carne affumicata e altre conserve. A quel punto il vino era praticamente invecchiato. Come mi aspettavo, un uomo si era introdotto in cantina. C'è qualcuno? Tuttavia, non sono sicura che riferirsi a lui come ad un uomo sia del tutto corretto. Oh cielo, questo sì che è insolito. La prima cosa che notai fu il fetore quasi insopportabile. L'odore emanato dall'uomo, accentuato dal cibo nel quale aveva distrattamente rovistato. Un liquido rosso sangue fuoriusciva dalle botti di vino, impregnando il pavimento. I suoi occhi infossati avevano un penetrante barlume, simile a quelli di un lupo. I suoi denti erano acuminati e ingialliti, ben visibili mentre azzannava un pezzo di carne. Brontolava in una lingua apparentemente non umana. Ciò che avevo davanti era una bestia. O forse una mezza bestia. C'era un'altra fonte di odore in quella stanza, tuttavia. Aveva una sorta di sfumatura metallica e quando capii da dove proveniva, quasi svenni. Il liquido rosso non era soltanto vino come avevo inizialmente pensato. Presumo che la bestia avesse rubato un'arma dal villaggio, perché distesa sul pavimento c'era una spada fin troppo bella per lui.
Difficilmente avrei potuto immaginare quante vite avesse tolto con quella lama. Nonostante il buio della cantina, era visibilmente pregna di sangue, ma allo stesso tempo emanava un bagliore imponente. L'aroma fine e seducente del vino non riusciva a mascherare il puzzo del sangue della bestia. Trattenendo il respiro, mi presi alcuni minuti per riflettere. Riflettere su cosa? Beh, sa, padrone. Dimmi, sei stato convocato qui dalla villa? Sei venuto qui consapevole di che posto è questo? Se hai bisogno di soldi, prendi qualche oggetto d'arredamento da questa casa. E credo che gli abitanti del villaggio sarebbero disposti ad accoglierti se ti vestissi un po' più come una persona. A quel punto potrai scambiare gli oggetti per del cibo e dirigerti verso una città più grande. Dopotutto, il lupo riuscì ad ingannare la bambina innocente semplicemente indossando degli abiti. Oh cielo, temevo che non mi avresti capito. Che cosa devo fare? Era proprio un bel guaio. Tesoro, vuoi bere un pochino d'acqua? Ho bevuto prima. Ah, ok. Scusate l'interruzione. Ciò nonostante, significava molto per me aver trovato qualcuno che non temeva la villa, che fosse un umano o una bestia. Così decisi di assisterlo, facendo del mio meglio per non agitarlo. Dimmi, per caso vorresti diventare il mio nuovo padrone? La villa si trovava vicino all'oceano. Dire che fosse arroccata su una scogliera potrebbe farlo sembrare piuttosto minaccioso. Ma attraverso le finestre si poteva scorgere il meraviglioso mare limpido, una distesa scintillante di smeraldo e turchese. Se la villa fosse stata in condizioni adeguate, vederla su quello sfondo sarebbe stato uno spettacolo mozzafiato. Volevo perfino piantare degli aranci in giardino. Sebbene fosse un'epoca tumultuosa, il sole continuava a splendere sulla terra, il che non faceva altro che mettere in risalto la bruttezza della casa. Ah, giusto, forse dovrei darle qualche altra informazione sul contesto. In quel periodo storico si era appena conclusa una guerra. Quelli che un tempo erano dei graziosissimi stagni erano stati invasi dai corvi che raccoglievano i resti dei cadaveri in decomposizione. Corpi di soldati caduti in battaglia si riversavano costantemente sulle rive dei villaggi costieri. La popolazione voleva soltanto che il sipario calasse su quella competizione politica. E quando finalmente avvenne,
Il regno, con le sue ricche sponde fertili, fu privato della propria indipendenza, dando inizio al dominio di un nuovo governo. Le persone erano stremate, i loro spiriti consumati. E lo splendore dell'oceano e del cielo non portava alcun aiuto. Ai miei occhi la bestia pareva l'emblema di questi tempi, emaciata e avvolta dall'odore del sangue. Ma la guerra era finita. Pertanto la bestia non doveva più rimanere tale, pensai. E così tentai di renderlo più umano. Prima di tutto dovevo fare qualcosa per il suo aspetto. Avrei voluto fargli un bagno, spazzare via tutto lo sporco e vestirlo con gli abiti rimasti nella villa. Tuttavia, essendo rimasti inutilizzati per 50 anni, gran parte degli indumenti erano stati divorati dagli insetti e non avevano più alcuna utilità. Così perlustrai la villa da cima a fondo alla ricerca di qualsiasi cosa che potesse vestire la bestia, riscaldai del carbone e stirai tutto quello che riuscii a trovare. A quel tempo i ferri da stiro non erano ancora stati inventati. Usavamo lastre di ferro riscaldate col carbone. Somigliavano vagamente a dei bollitori. Preparavo alla bestia persino i pasti, al fine di insegnargli le buone maniere a tavola. Ciononostante, con la villa in uno stato di disordine quasi inabitabile, c'era ben poco che potessi fare in cucina. E le uniche provviste a cui potevo attingere erano quelle rimaste in cantina. Pertanto non fui in grado di sfruttare le abilità culinarie apprese durante l'epoca della famiglia dai capelli dorati. Su, su, non devi mangiare con le mani. Vorrei mica sporcarti le dita e imbattarti il muso. Mangia usando forchetta e coltello. Guarda, così. Mi sento come se stessi educando un bambino piccolo. Oh cielo, perché ti stai tenendo la testa tra le mani? Accidenti. Forse prima di insegnarti il galateo dovrei insegnarti a parlare. Non temere, abbiamo tutto il tempo del mondo. Non devi essere spaventato. O forse non vuoi essere capito affatto. Vorresti essere così gentile da dirmi il tuo nome? Per ora sei ancora un ospite. È ancora presto perché io possa chiamarti padrone. O mi sbaglio? Il tuo nome, quello con cui la gente ti chiama. Che ne dici se iniziassi dicendoti il mio? Io mi chiamo
Mark. Non si è sentito, immagino. No. Perché sono delle vocali, amori. Eh, Vabbè. P- E- E- S- T- A- Bestia. Il tuo nome è Bestia? Capito. Dunque sarà così che ti chiamerò, Bestia. Padrone, sembra nutrire una certa perplessità riguardo al fatto che fossi ancora viva. In effetti lui provò a farmi del male. Tuttavia, io sono una servitrice della villa. L'essere si diede il nome di Bestia. È alquanto insolito, ma una volta appreso il suo nome, egli sembrò acquisire una nuova importanza ai miei occhi. Non era più una semplice creatura, bensì l'essere chiamato Bestia. Padrone, se avessi mai l'occasione di dire il suo nome, sono certa che anche lei diventerebbe una presenza più concreta. Ma deve sempre tenere a mente che anche qualora non dovesse ricordare il suo nome e anche se non dovesse mai conoscere il mio, lei avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Ed è così che iniziarono le mie giornate tranquille insieme a Bestia. Col tempo iniziò ad imparare la lingua umana. E ad essere sincera, ciò mi entusiasmava particolarmente. Di certo temevo quella creatura. Ma la mia paura non era intensa quanto l'euforia per aver trovato qualcun altro nella villa, qualcun altro con cui potessi parlare e che potesse diventare il mio nuovo padrone. Avanti, devi estrarre le erbacce alle radici o presto ricresceranno. Questo è un compito che richiede perseveranza. Si fa così, vedi? Ecco qua. Ah. Amore, si è sentito solo là, scusa. Ora capisci come ti senti tu quando il microfono non capta. Sì che lo capisco, No, amore. prova ad andare. Sì, Ho un'idea, sì, ho vai. un'idea. Va meglio Ok, così? assolutamente sì, si è sentito. Respiriamo. Non te l'aspettavi? Ciò che in superficie sembra un gran numero di piante è in realtà tutto connesso al suolo. Questo è un lavoro che necessita la forza di un uomo. Se ci fossero state altre domestiche lo avrei chiesto a loro. Perciò perdonami se ti ho costretto a occuparti del giardino, futuro padrone. O forse, ora che sei tutto rivestito, desideri lasciare la villa e trovare qualcuno da ingannare come fece il lupo con la dolce ragazzina.
Non hai alcun interesse a rimanere in una villa così disordinata o sbaglio? Io Continua. non voglio andare. Oh, ma davvero? Se desideri restare, allora non ti fermerò. Al contrario, sarò lieta di assisterti. Sto aspettando la persona che diventerà il mio padrone. Attendo da sempre. Dovrai essere in grado di vegliare su di te fino al giorno in cui lascerai questo mondo, quando sarai vecchio e rugoso. Non mi credi? Sei forse interessato a diventare il padrone di questa casa? Ro- Mi domando se sei consapevole di ciò che stai dicendo, anche se importa poco che tu lo sappia o meno. Oh, ma cosa abbiamo qui? Questo mi riporta alla mente vecchi ricordi. Si chiama rosa. Sai cos'è una rosa? È un tipo di fiore. Non lo so. Io non lo so. Capisco. Permettimi di insegnartelo allora. Quella che vedi non è una rosa vera. Le rose vere sono appassite e ora dormono nel terreno. Questa è chiamata accessorio. È qualcosa che le donne indossano. La bestia reggeva una rosa bianca ornamentale tra le mani. Un oggetto che qualcuno un tempo voleva regalare ad un'altra persona. Stranamente, la rosa bianca era splendida come lo era il giorno in cui era stata realizzata, nonostante fosse stata sepolta sottoterra per così tanti anni. Ho sentito che le rose sono dei doni meravigliosi. Fissò attentamente la rosa decorativa. Pensavo che la creatura l'avrebbe accettata con disinteresse o che l'avrebbe distrutta. Ma con mia grande sorpresa, Bestia la teneva delicatamente tra le mani, come se fosse qualcosa di prezioso per lui. Stai forse pensando di regalarmela? È un no a quanto pare. E va bene. C'è qualcun altro a cui vorresti darla? In quel momento un pensiero mi attraversò la mente. La cosa che avevo trovato in una puzza di sangue nella cantina
Era sicuramente una creatura mostruosa, ma forse non era quella la sua vera natura. E così gli feci una domanda. Cos'è che desideri, bestia? Questa villa realizza i desideri delle persone. Se tu brami qualcosa, Oh, vivere, pace. Guardate quell'essere ripugnante! una bestia! È una bestia! Sta mangiando la sabbia. Ha davvero così tanta fame? Bestia! Immonda creatura! Stai indietro! Prova solo ad avvicinarti. Lurida bestia! Ti giuro che ti ammazzo! Passarono diversi giorni. Non appena Bestia iniziò a comportarsi più come una persona, la villa seguì il suo esempio, diventando mano a mano più abitabile, sebbene non fosse ancora tornata alla sua antica gloria. Il giardino era privo dei fiori che crescevano al suo interno, ma non era nemmeno infestato da erbacce. I corridoi polverosi, le finestre in frantumi, la cucina arrugginita. Ogni cosa tornò gradualmente in condizioni più appropriate. Bestia imparò a cambiarsi i vestiti e farsi il bagno. Non avevo più bisogno di servirlo e riverirlo. Era in grado di occuparsi di molte cose tutto da solo. Il cibo che ci serviva lo prendeva dalla foresta. Non andò mai a scambiare il mobilio al villaggio, piuttosto catturava lepri e raccoglieva erbe nascoste nella folta vegetazione. Erano giorni privi di incidenti. E per quanto una vita simile possa sembrare noiosa, la pace è qualcosa che non si deve mai dare per scontata. Coloro che la mettono da parte trovano tedioso il lento scorrere del tempo. Soltanto coloro che non l'hanno mai provata sanno davvero quanto sia preziosa. Bestia sembrava contento. Nella sua solitudine aveva un'espressione serena. Vi prego, c'è qualcuno in casa? E poi un giorno una crepa si formò in quella quiete priva di eventi. C'è qualcuno? Potete offrirmi un po' di cibo? Non mi serve molto. Solo del cibo e dell'acqua. Vi chiedo poco. Non mi serve altro. Bestia mi guardò come se cercasse il mio aiuto. Ironico, no? Era il visitatore ad averne reale bisogno. Mi presi qualche momento per riflettere e poi giungere alla conclusione che non potevo mandare via qualcuno che aveva bussato alle porte della villa. Se Bestia mi avesse ordinato di non farlo entrare, avrei seguito le sue istruzioni, ma non disse nulla. Oh, grazie a Dio. Quindi c'è qualcuno qui. Ho avuto paura che questa dimora fosse abbandonata. Ha detto di aver bisogno di nutrimento? Sì. Non mi serve molto.
Qualunque cosa possa saziare questa sete. Mi sono perso da diversi giorni. Mi dia qualche minuto. Vado a cercare. Fallo entrare. Dalle mie spalle giunse una voce profonda e risoluta. Ero alquanto sorpresa. Quando è che la bestia aveva imparato a comportarsi come un vero essere umano? Quando aveva imparato a parlare in modo così chiaro e ad apparire come un vero signore? Ah, Dopo aver visto Bestia, il vagabondo si lasciò scappare una fugace espressione di terrore. Ai miei occhi Bestia era l'immagine stessa di un capofamiglia, ma per un estraneo probabilmente non sembrava altro che una bestia in abiti da uomo. Preparagli un pasto. amore, non si è sentito la fine. Si è sentito fino a pasto. Perché ho laggato un attimo. Ah, ok, amore. No, tranquilli. Preparagli un pasto e un letto. Suppongo sia stanco. Grazie infinite. Ma col tempo la paura sparì dal volto dell'uomo. Bestia si trovava pericolosamente al confine tra uomo e bestia. Sebbene fosse ancora dubbioso, il viandante riesaminò la sua prima impressione, stabilendo che Bestia era umano. Come il lupo che ingannò la bambina nella foresta, anche lui riuscì a interpretare il ruolo di un uomo. Per un attimo ho pensato di essere spacciato, ma alla fine mi avete salvato. E oltre a questo, mi offrite un pasto del genere. Non avreste dovuto. Anche se immagino non sia la cosa più appropriata da dire mentre sto mangiando. Che carne è? Lepre. È dannatamente tenero per essere un coniglio. E io che pensavo fosse carne di manzo. Lei ha un cuoco davvero dotato. Oh, è lei che ha cucinato. È sua moglie. Oh no, sono soltanto una servitrice. Una serva donna, eh? Non se ne vedono spesso. Questa villa è così piena di sorprese. Fatico ancora a crederci. Smarrito da giorni e non appena penso di essere morto, eccomi qui. Ripensandoci, è un miracolo. Ma perché voi due abitate da soli in una casa sulla scogliera? Noi? Oh, vi chiedo perdono. Vi sto riempiendo di domande senza dire nulla su di me. Le mie scuse. Ero solo entusiasta di vedere finalmente altre persone. Sono un mercante, mi occupo di scambi internazionali. Fino a qualche anno fa quasi tutte le esportazioni di spezie partivano da un unico luogo. Ma ora che abbiamo stabilito delle rotte commerciali per conto nostro, il mio paese sta combattendo con le unghie e con i denti per spingere i propri prodotti. E infatti alcuni ci hanno già rimesso le penne. Ma è così che funziona. È un mondo di tagliole. Si fa ciò che si può per sopravvivere. Tagliagole, tesoro. È un mondo di tagliole, scusate, mi ha fatto molto ridere. Di tagliole. Scusate, ho letto tagliole invece di tagliagole. Non figurati, tesoro, però mi ha fatto ridere.
Che pensavo te ne saresti accorta. No, non me ne invece sono è un mondo, è un mondo pieno di tagliole. Ero Mi sicura. immagino la bestia e la domestica che si guardano tipo, ma che cazzo sta di questo? Pensavo che quello che non sa parlare fossi io. Infatti, L'ho letta e ero molto... Vabbè, ho detto, senti, Che strano. le tagliole. io leggo quello che c'è scritto. No. Anche te ho letto tagliole, però, Stavi ok. Allora- calando nella pace. Mi sento meno Tagliole. rimbambita. Un mondo di tagliolini, ragazzi. Un pasto, un lag e un letto, sì, proprio io. Madonna. Proprio io. Ok. Scusate la pausa non voluta, ma... Vabbè, almeno abbiamo messo un po' di No, mi sembrava giusto leggerezza. correggerti più che altro, tesoro, perché... No, un mondo di tagliole. avete fatto benissimo. Oh. Vamos. È così che funziona, disse il mercante con un'espressione afflitta. Ma la sua era chiaramente una recita. Quell'uomo emanava fiducia in se stesso e nella propria patria. Sono venuto in questa terra per affari, ma con mio grande dispiacere, non so come, mi sono perso nella foresta. Se avessi vagato ancora a lungo, avrei perso ogni possibilità di rivedere la mia amata. La tua amata? Sì, signore, vado spesso fuori per affari, quindi possiamo vederci solo qualche volta all'anno. Ma lei è sempre in attesa del mio ritorno. Mi piacerebbe presentargliela se ne avessi l'occasione. È proprio una bella ragazza, per non dire straordinaria. Oh, davvero? Il mercante era un uomo molto loquace e a me personalmente non dispiaceva vedere tanta vivacità a tavola. Anche se non so come si sentisse Bestia, ero perlomeno felice che avessimo accolto il viandante nella villa. Dopotutto stava leggendo una normale conversazione con qualcuno e sembrava stesse riuscendo a nascondere il proprio penetrante sguardo da bestia. Tuttavia, Ah già, mi sono fermata al villaggio prima di addentrarmi nella foresta e lì ho sentito un racconto agghiacciante. non appena il mercante sollevò l'argomento, nella stanza si diffuse una tensione palpabile. Dicono che ci sono stati avvistamenti di una bestia. È una creatura diversa da qualunque altra si sia mai vista prima. Non è un lupo, un orso o qualcosa del genere. Ha persino attaccato il villaggio una volta, uccidendo molte persone. Per fortuna gli uomini sono riusciti a mandarla via. Ma la creatura è ancora viva. Non c'è nulla in questo mondo più spaventoso di una bestia feroce. Quindi fareste meglio a tenere gli occhi aperti. Non vorrei che accidentalmente lasciaste entrare una bestia assassina in casa vostra. Su insistenza dei cittadini mi sono fatto forgiare un coltello dal fabbro. Quel coltello Eh? ce l'hai con te adesso? Beh, sì, ce l'ho qui con me. È buono solo per difendermi, ma è meglio di... Quel coltello. Hai portato quel coltello. Sei qui per uccidermi con quel coltello. Che cosa? Tu vuoi pugnalarmi ancora e ancora con quel coltello, come hanno fatto gli altri l'ultima volta. È per questo che sei qui, non è così? Di che cosa sta parlando? Che le prende? Per colpirmi ancora e ancora e ancora. Si calmi. Perché è così preoccupato? Non lo userò per farle del male.
detto? Mi piace pensare che il lupo, prima di mangiare la povera bambina, avesse detto: è sempre stato questo il mio aspetto. Quella bestia. Che problema ha? Cosa le succede? Parlate da uomo! Sono io. Fermati! Stammi lontano! Prova ad avvicinarti e ti uccido a coltellate! Sembra che tu abbia capito soltanto adesso che sono una bestia. Esatto. Sono una bestia. Io uccisi io. Stai alla larga! E farò lo stesso con te. Aiuta! Nella mano, Bestia impugnava la sua spada. Probabilmente era nascosta sotto il tavolo, o forse dietro la sua sedia. In ogni caso, era come se si aspettasse che sarebbe successo. Il mercante ribaltò una sedia nel tentativo di fuggire, ma Bestia ridusse la distanza che li separava in un attimo, colpendolo alle spalle. L'uomo perse l'equilibrio e sbatté contro il muro. Riuscì comunque a riprendersi, ma la bestia bloccava il suo cammino. No! Ti prego, smettila! Non uccidermi! La mia amata mi sta aspettando! Non posso lasciarla indietro! E perché mai dovrebbe importarmi? Un urlo spaventoso echeggiò nella sala da pranzo. Mi coprì istintivamente le orecchie. Vi prego! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Nessuno verrà a salvarti. Questa villa è molto lontana dalla città. Aiuto! Quella donna... dov'è? Perché non è qui? Era proprio... Non vi uccido, sarete voi ad uccidermi. Per questo devo dimostrarvi che lo farò. Devo dimostrarvi che faccio sul serio. Devo uccidervi o non lo capirete. Voi non volete capire. Se prima non ve lo dimostro, voi non capirete. Ve lo farò capire. Lo farò capire alle vostre ossa e alla vostra carne.
Vi ammazzo! Io vi ammazzo! Vi ammazzo! Esatto, io sono una bestia! Giusto pochi minuti prima si stavano godendo un pranzo amichevole, seduti allo stesso tavolo. Dunque, cos'era stato a provocarlo? Se dovessi indovinare, era stata la parola coltello pronunciata dal mercante. Una cosa piccola e semplice come quella l'aveva fatto scatenare. Non riuscivo a capire. Bestia, che aveva detto di desiderare la pace, stava fissando il cadavere devastato del mercante, con un'espressione estasiata. Padrone, lei riesce a capire come si sentiva, anche se di poco. Non bramava la pace, bensì il massacro. Bene, Grazie, Vogliamo per permission. favore fare, Porca miseria. vogliamo per favore fare un un applauso a applauso, Mark per cioè, aver e ai creato una suoi delle polmoni. Ah, ok. Cioè, Mark, io non so, avevo paura che collassassi, avessi un No, enfisema. no, no, No. l'ho tirata fin... No, 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 Cioè, no, sei no, stato non si- bravissimo, non mi hai si- fatto non venire si- la pelle da non- cappone, amo. Non si Mamma tira il fiato mia, fino a quando il 80 testo non minuti di applauso. sparisce. Ok, grazie Lelo per aver Amen! bloccato quel tizio. Stavo disperatamente cercando e ora non vedo più la chat. E c'era un cavolo di bot, Ok. però se ne è occupato Lelo e non riesco più a levare Sì. la schermata per vedere bene la chat, quindi mi levi. Era un altro bot. Esatto. Io scusate, vi chiedo un attimo di Ma recupero amore, di... ma scherzi? Sì. Direi Un che attimo ci di vuole... recupero e un momento di pausa bagno, per favore. Sì, no, ne approfitto anch'io per la pausa bagno. Al Dai, volissimo. allora lo caliamo una pausa bagno per tutti o Ok. resto a fare... No, amore, se Cioè, devi andare in bagno, No, no, scusa. se deve andare in bagno vai. Tanto, cioè, Assolutamente. 2 minuti Vabbè, e dai, ce la torno. 2 minuti e torno. Io sono quella più vicina al bagno di tutti. Cioè, pare che stiamo nella stessa Sì. casa, detta così, però va bene. Arrivo Tutti subito. nella villa. Ma noi siamo nella stessa vita. Un succhino È alla proprio l'ora di un succhino alla pera. È proprio l'ora di un succhino alla pera. Ah, Madonna. Allora, amici, come vi sembra questa seconda porta so far? Allora, diciamo che cioè fa un po' più ridere di quello che ricordavo, perché la domestica la prende con questa sportività che, cioè, avendolo giocato fine 2023 mi sfuggiva, ecco. Che sembra... Miau, grazie Teo.
Buonasera Noah, cazzarola, ti sei perso il one man show di Mark. Recupera il Ragazzi, pod sono perché tornata, ha ma fatto non delle sono cose vicina al fuori di microfono testa. e non sento nel caso ci fosse qualcun altro dei due che è già tornato. Miau Datemi amici, sto 2 secondi intrattenendo che mi io, sto mettendo un giacchetto e mi metto le cuffiette così sto ci sento. intrattenendo, cioè io sto facendo la domestica, amici, Ah, praticamente. Sto bravissima, intrattenendo amore. gli ospiti. Sto Bravissima, intrattenendo gli ospiti. amore. No, no, ti sei Dicevo, perso. amici. Dimmi, amore. Ah, Mhm. Teo, Ah dai, no, tu bravissimo, sai che anch'io, sei anch'io adoro arrivata. Sei arrivata. tantissimo come Arti fa la domestica, cioè proprio io che ho castato la gente e che mi bacio da sola per le mie scelte veramente patrizie. Noah, get ready. Sì, cioè Mark ha Madonna, Get fatto ready. un'interpretazione che è No, proprio no, chef a kiss. parte ha a cariato. parte me, Noah mi ha detto: "Mi sto ancora riprendendo dall'horror di ieri." Amica. Period. Abbiamo una brutta notizia per te, Abbiamo no? una terribile notizia Allora, però però come stavo dicendo alla gentile chat, è un po' l'inizio è un po' più divertente di come me lo ricordavo, però perché la abbiamo domestica lo prende bello. abbiamo ancora tra l'altro scusate, faccio giusto questa premessa restando, grazie Teo, la mia Oh, è gola vero, amo. ringrazia anche se faccio questa premessa senza entrare nello spoiler perché abbiamo ancora un'oretta e voglio che Noah sappia. Sì. Ma Anche perché adesso, raga, c'è una bella parte, Sì, sì. sì, 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 sì. la parte meme. Dio. No, beh, Sì, è il momento del neurone. No, comunque no, il dicevo. fatto è che io quando ho controllato oggi per capire più o meno cosa ci aspettava, sta parte non l'ho beccata, quindi perché ho fatto skippato. Forse è soltanto. Vabbè, adesso vediamo comunque. Volevo soltanto dire che ho avuto un attimo in cui mi sono morso la mano quando c'è la rosa Sì, che dice la non sapevo se ref. me la no, ma che la ref, figurati No. qua si mema. Non sapevo se me la volesse offrire o la volesse distruggere. Io mi sono veramente immaginato X, che non diremo per Noah, Sì. con sta rosa in mano che gliela sta tendendo e tipo dopo 5 secondi se la mette in bocca e la mangia. No. Buona! Aia. Grazie Aia, aia. Teo, sei un No, solo il tesoro. fiore però. Grazie Grazie Teo. mille. No, anzi, io ho sempre il limite che non posso urlare veramente perché No, ma sennò mi no, non ti chiamano la preoccupare. polizia, i vicini di casa. Madonna. Vedrai Ho i muri di perché casa che sono fatti praticamente coi fogli di carta, quelli Allora, che... sì. Quindi mi devo sempre trattenere un pochino negli urli e Però nelle cose. c'è stato anche il momento qualcosa in lui Si si trasformò. trasformò. Sì, no, veramente. Devi mangiare con le mani. Madonna. Non ho fatto Madonna, commenti ragazzi. quando c'è stato perché non volevo interrompere il flow, però era E veramente la e bella e la poi bestia. l'ultimo meme è stato e tu Mici qua Ah. mi puoi capire è stato il grazie urla preregistrate. Esatto, lo volevo dire ma non ho voluto interrompere il flow. Ho detto No, lì ti non giuro ce l'ho che ho fatta, lì detto l'ho pensato. ho proprio pensato, cazzo, se adesso tira un urlo, perché ovviamente tira un urlo lungo, ho detto mi scuso con la chat, ma non posso fare una cosa del genere, se no veramente mi chiamano la polizia. E invece, grazie urlo E preregistrato, invece grazie urlo for saving my preregistrato. ass e la mia gola. Esatto. Bene, dai, No, raga, andiamo. ma io, vabbè, probabilmente ho il cervello tarato dai centri sociali e dai meme dai meme analoghi, ma quando hai detto Erba, il fatto che io in questo Erba. momento mi trovi in uno specifico posto mi ha fatto Erba. estremamente ridere. Erba. Cioè, proprio Erba in scendi sotto al provincia di portico. Erba in Sì, provincia di scendi sotto al portico. Erba in provincia di Monza. Sì, Per sì. andare a Monza. Mm.
Sì. Quindi quando Bestia ha detto quello che ha detto, il cervello ti ha cosato. Sì. Comunque penso che possiamo andare avanti più o Io meno. direi di sì, io direi di sì. È il momento di presentare questo magnifico esemplare. Sì. Non so come definire Bene. Martina. E ovviamente chi è che deve pupparsela? Ascolta, a me è toccato Mel nella prima porta, a ciascuno il suo. Ok, allora. Ho un neurone, ce la posso fare. Adesso dovrebbe essere un pochino più leggero. Sì, Dovrebbe. sì, adesso sì. Quindi Allora, quando vuoi. ok. Ottimo, questo conclude le compere di oggi. E ora il momento che stavamo tutti aspettando, l'ora dello spuntino. Relatable. Non c'è Molto. niente di meglio che gustarsi un panino col prosciutto qui al parco. Nota per la chat, il panino al prosciutto è molto importante. È uno tenetelo- strumentopolo che... Uno strumentopolo misterioso che ci verrà utile più tardi. La casa del pane e prosciutto, ragazzi. Esatto. Oh cavoli, forse dovrei abbassare la voce quando parlo da sola. Ma si sta così bene fuori, non posso farci niente. Che c'entra il clima col parlare da soli? Ma chi se ne importa, si mangia! Se ci fosse anche lui qui, sarebbe ancora più buono. Chissà quando potrò rivederlo. Pauline! Pauline! Eccoti. Santo cielo! Mamma, sei sconvolta? Cos'è successo? Oh, Pauline. Cosa c'è? È successo qualcosa? Qual è il problema, mamma? Mamma? Pauline. Non è da te, mamma. Non è assolutamente da te. Dimmi cos'è successo. L'avevo detto di stare lontana dai commercianti. Oh, Pauline, figlia mia. Perché Dio è stato così crudele con una ragazza tanto dolce? Mi stai facendo male, mamma. Non stringermi così forte. Che cosa ti è preso? Ascoltami attentamente, Pauline. Devi restare calma e ascoltarmi. Hai capito? Il tuo amato. Ok, hai atteso tutto questo tempo. È morto. Ah, vedi, faceva... Ecco, cioè è proprio durato un Faceva cazzo. giusto. Faceva tipo, meanwhile... si è ricollegato. Sì, giustamente ha ricollegato, allora hai visto bene. Ha detto, se vi stavate domandando se quel mercante Chi è la mia sfigato amata? aveva qualcuno. Eccola. No, il mercante sfigato dice proprio la mia amata. Questa è la mia Esatto. amata che in questo momento, mentre io sto venendo I peoni. dilaniato Squarciato male, e esatto. squartato, si sta mangiando un panino al prosciutto. Esatto, esattamente. Grazie. Esattamente. Più che altro ha Rip, avuto- amore ha- mio, Grazie. e mosse magna.
Rip Madonna, Rip letteralmente in tutti i sensi, Rip sia Rest in Peace che proprio Rip la Rip, carne sì, dal... sì, soprattutto la seconda. Madonna. Esatto, quello sì. Esatto. E mo se magna un po' tutto. Rip amico mio e Mose Magna mi sa che l'ha detto pure bestia. Esatto. Esatto. Ecco, dopo quell'incontro, l'umanità di Bestia iniziò ad abbandonarlo. Tornò ad essere la creatura che avevo trovato nella cantina. Anzi, si aggirava per le sale della villa con un'aria ancora più selvaggia. Nonostante tutti gli sforzi che aveva compiuto per imparare a comportarsi da umano, si ritrovò a strappare le tende di velluto in giro per la villa, ululando in modo stridulo. Non le tende, ragazzi. Non le tende, ragazzi. Ma non si può capire questa ref. No, No, più non che ancora. altro, più che altro, scusatemi, ma visto che Arti ha interrotto il flow, ne approfitto per dire che ogni volta che Bestia fa il verso e si vedono gli XXX, io mi immagino bestemmia. una raccolta di bestemmie di mosconi che playing in the background. No, io ho... Richard Benson che urla. Esatto. Io ho... come si chiama? Ho delineato 2 tratti, cioè, in realtà 3 Ok. tratti di Bestia. Allora, quando prova a parlare e quindi ci sono le X e delle vocali, anche se adesso in realtà parla, ma prima stava vocalizzando. Sì, Quando si incazza e bestemmia, che sono tutte le X, sì. e quando invece la sta macinando, la bestemmia, che sono i puntini di sospensione. Esatto. Mamma mia. Bellissimo. Perché ci sono dei momenti che tipo... Sì, 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 sì. Va bene. Si sta preparando. Sì, Bestemmia esatto, loading. Esatto, in canna. Esatto. No, amore, ma se vai sulla chat non leggerai mai... Scusate. E vamos. E quindi Bestia è un veneto. Sì. Esatto. Puede ser. Esatto. Può essere. Ok, È un forestiero. Amore, l'hai letta? Scusami, Sì, scusami sì, amore, sì. ha detto che visto che... No, faccio un attimo un meme perché volevo dirlo prima, sta Sì. battuta, che sicuramente sicuramente Matteo capirà quando ci sono stati le grida in spagnolo. Un forestiero! Oddio. So che lui ha capito. Io So non che lui l'ho ha capita, capito. ma me la sono. Cioè, da come l'hai detta, me la sono immaginata in tono comunque del nord, quindi ho riso. In spagnolo. Perché... Dai. Odin prepara un festin. No. Forastero mata bravissimo. Resident Evil 4. Madonna. Non ho capito, Resident ragazzi. Evil 4, Resident Evil 4 Consuelo? Resident Evil 4 è perché sei in Spagna, comunque sei e ci sono sei in questo villaggio con con tutti i cittadini che sono mezzi sfasati per il virus, e quindi tipo forestero, matalo! E quindi quando iniziate su una bestia tipo aiuto. Amore, Cervello galattico, scusate, era necessario che tranquillo. facessi questa reference. Andiamo Ora avanti, possiamo bimbi? veramente andare Ok. avanti. Sì, Vamos! assolutamente sì. Allora, Faceva avanti e indietro lungo i corridoi, sbattendo i piedi con ferocia. Non risparmiò nemmeno il giardino, devastandolo completamente. Lo osservavo attentamente, anche se da una certa distanza. Non era più una bestia qualunque, ma un mostro assetato di sangue e fuori controllo. Giusto pochi giorni prima stavamo curando insieme il giardino, ma non era più possibile continuare. Ero alquanto delusa. Alla fine, Bestia scoprì il mio nascondiglio. Non avevo avuto rimpianti per molto tempo, ma in quel momento provai un profondo rammarico. Ora!
Mi basta. Non è sufficiente. Ne voglio ancora. Ne voglio ancora. Saziare questo bisogno. Stai dicendo che la serenità non era abbastanza da soddisfarti? Ho capito male quando hai detto di desiderare la pace. Mi ero sbagliato. Chiedere la pace non risolverà nulla. Sangue, disperazione, occhi ricolmi di terrore. Sono queste le cose che mi servono. E l'ho sempre saputo. Hai detto che questa villa esaudisce i desideri della gente. Allora... dammi altre prede! Niente più lepri. Sono esseri umani vivi. Cosa era servito insegnargli a parlare la lingua degli uomini? Di lì a poco, la villa esaudì il suo desiderio. Una volta a settimana, un abitante del villaggio o un mercante in viaggio avrebbe vagato per la foresta, giungendo infine alla villa sulla scogliera. Sebbene ci fosse qualcosa di sospetto nell'uomo che li accoglieva, all'apparenza sembrava un deo nobile. Perciò finivano tutti per fidarsi di lui. La villa trasmetteva una sensazione di solitudine, ma era più che adeguata per dare riposo ai loro piedi stanchi. C'era cibo, un letto e la cosa più confortante di tutto. Tesoro, dopo tutte non ti si è sentito? Non vorrei fosse caduta però perché ho proprio visto troncare... No, ok. Ok. Amore? Arti? Aspetta che vedo se su Discord c'è... non so... Ragazzi? Ok, Ok, ora ti si sentite? sente. Non ti si è sentita per un sentito per pochino. po'. E vuoi rifare la frase? Perché si è sentito fino a tutte e poi ti sei troncata proprio e non ti abbiamo più sentita fino a quando hai detto ragazzi... Adesso. Mhm. Tesoro? Amore? Forse ci sono problemi con Discord. È caduta infatti. Ah. Eccola. Eccola. Ok, Sì. ho caduta. Tanto Avete per fare. sentito l'ultima frase? No, si è perché... troncata fino a sì, tutte. Esatto, se la vuoi rifare... Merda. Ok. Vabbè, capita, Capita. C'era cibo, un letto e la cosa più confortante di tutte, la presenza di altre persone. Il padrone di casa trattava le anime smarrite come ospiti illustri. Versava loro del buon vino e mi faceva cucinare per loro. Nessuno sospettava minimamente che fosse una bestia. Mise su una recita piuttosto convincente. Esatto, perché io gli avevo insegnato a comportarsi come un signore. I visitatori andavano a letto contenti. Ma come hai potuto immaginare, padrone, quelle povere anime non avrebbero più rivisto la luce del giorno. La penetrante luce del sole che contraddistingueva quella terra. Una bestia! Es un bestia! Disgustosa creatura! Mostro spregevole! Uccidetelo! Se è questo il modo di fare di voi umani, allora starò al vostro gioco.
e giocherò anche meglio di voi. Vi ucciderò. Vi massacrerò. No, ti prego! No! Avanti, così piangete per me, supplicate per le vostre vite, pregate per la mia misericordia, piangete, dimenatevi, soffrite e morite. Nessuno mi capisce. Nessuno potrà mai comprendere la mia disperazione. Cosa avrò mai fatto? Solo perché sono una bestia. Quando è che sono diventato una bestia? Perché le bestie devono morire? Le bestie sono feroci. Per questo devono morire. Io sono una bestia. Per questo sono feroce. In tal caso li ucciderò. Mostrerò loro cosa rende una bestia così terrificante. Il chiaro di luna si insinuava attraverso le tende di velluto strappate, illuminando la bestia insanguinata. Era uno spettacolo che avrebbe trasmesso terrore a chiunque. Guarda, nessuno può nulla contro di me. Gli umani non hanno alcuna possibilità contro le bestie! Li voglio di più. Datemi altre prede. La villa continuò a saziare la brama demente della bestia, creando non uno, ma numerosi abitanti tra i suoi artigli. In quelle mura macchiate di sangue, in cui risuonavano i suoi mostruosi ululati. Fermati, per favore! Ti supplico, risparmiami! Oddio! Perdonami, non ho confidenza col tuo Dio. Le bestie non hanno bisogno di un Dio. Ho moglie e figli al villaggio. Fammi tornare da loro, ti prego. Perché non li porti qui da me? Li manderò tutti insieme all'altro mondo! Io aspetto un bambino. Lasciami andare. Ma davvero? In tal caso, ucciderò prima lui. Dannato mostro! Proprio così, sono un mostro! E continuando a uccidere, nessuno potrà sconfiggermi. Devo dare prova al mondo intero che io, che le bestie, sono la cosa più spaventosa sulla faccia della terra.
La bestia cominciò a cambiare i suoi metodi, sfruttando le proprie vittime per sanguinari banchetti. Certe volte legava i suoi ospiti in cantina, giocando con loro per ore fino alla loro morte. Altre volte li prosciugava del loro sangue, per poi immergervisi. E altre volte ancora li sparpagliava sul tavolo, banchettando con i loro resti. Ogni settimana una nuova atroce festa. Fece qualunque cosa immaginabile. Come fedele servitrice di questa casa, sono fiduciosa di poter fare quasi tutto quello che mi viene chiesto. Tuttavia, lei può ben immaginare la mia sorpresa nel vedere le mie doti culinarie, apprese lavorando per la famiglia dai capelli biondi, sfruttate per quello. Posso soltanto chiedermi se davvero avessero un buon sapore. La peculiare spada di bestia era sempre con lui nei suoi deviati banchetti di autogratificazione. Per quanto fosse macchiata di sangue, non perdeva mai la propria lucentezza. Era come se la spada bevesse dalla carne degli umani. Padrone, riesce a immaginare quanto mi sentissi miserabile. La villa, che un tempo era uno spettacolo meraviglioso da ammirare, puzzava di morte e acredine. Il fetore della carne in decomposizione si diffondeva dalla cantina. Anche gli anni trascorsi nell'abbandono e nella rovina erano preferibili a tutto quello. O forse ero io l'unica a dover essere incolpata. Ero stata io ad aver invitato la bestia a far parte della villa. Di più. Ancora. Non è abbastanza. Non bastano a soddisfarmi. Ma bestia continuava a voler organizzare sempre più feste. Gli abitanti del villaggio smarriti non erano più sufficienti a sedare i suoi impulsi. Era proprio un'autentica bestia. E col tempo iniziò a desiderare questo. Non sapete trovarmi una preda migliore? Voglio qualcosa di veramente squisito. La preda perfetta per placare questa mia sete esasperante. Sa cosa intendeva quando chiese la preda perfetta, padrone? Fosse un eroe, qualcuno abbastanza coraggioso da resistergli, con il quale avrebbe potuto godere di una battaglia all'ultimo sangue. Fosse un'affascinante giovane ninfa che soddisfacesse i suoi altri impulsi primari. O forse quello che voleva non era affatto un essere umano, bensì un demone o un fantasma. L'avrei scoperto presto, quando la villa avrebbe tentato di esaudire il suo desiderio, portando ancora un altro ospite nella casa sulla scogliera. Grazie per queste Io risate che ho gli spasmi affatto adesso. inquietanti. Madonna. Sì, cioè, Mark, ti compro un aerosol, ti prego. No, mi basta una quella nuova. Grazie. Ah, Ah, Oh. Amicis, io faccio una piccola pausa. Mm. Vado a riempire Anch'io la borraccia. ti Anch'io ve la aspettiamo. chiedo per favore. Sì, e per la tua gola soprattutto. Yes, Oh. please. Intanto io salvo per sicurezza, ma non conto
di fermarci qui, ma vediamo, insomma. Vabbè, ancora una mezz'oretta la tiriamo, Sì. vediamo dove arriviamo. Sì. Io direi facciamo la prossima intermission, anche perché Sì. sono abbastanza lunghette, anche perché se Bestia continua a parlare così io non ce la faccio tra un po', ragazzi. ma certo. No, piuttosto fai meno graffiato e... cioè, sti cavoli, non è che ti puoi giocare la gola. No, vabbè, non me la gioco la gola, però è difficile. Grazie, Non ce la Teo. faccio. Grazie, non riesco a trattenermi con Lo so, Bestia. ti conosco. Lo so che mi sto sforzando molto, però cioè, per questo personaggio in particolare preferisco magari fermarmi prima, ma dare il massimo, perché ci tengo in maniera particolare. Ci tengo in maniera particolare. No, I'm sorry. Come sorry? Hai i brividini in senso buono, immagino. No, lo so, infatti mi dispiace se le do i brividini. Ma come ti dispiace? Dovresti essere contento. Lo so, è un mi dispiace, non mi fermerò, continuerò a darti. Ok. Intendo questo tesoro. Scusate, mi è partito lo sbadiglio in canna, ma comunque, sono bella sveglia. Comunque, per tranquillizzarvi, sto assolutamente benissimo. Il problema qual è? Giustamente che con l'allergia ovviamente mi doveva arrivare martedì, ho un pochino di groppo di catarro in gola, quindi a volte se gratto ti dà più fastidio del normale. Sento, esatto, certo. Ma è assolutamente sotto controllo, anzi lo sto usando perché metti caso che davvero a lavoro mi capita che quando lavorerò, però voglio crederci, che mi danno comunque una parte in cui devo andare molto basso, in cui devo graffiare, lo sto sfruttando come allenamento proprio per tenere una modulazione che non mi ammazzi. Però comunque tieni conto che appunto se anche ti danno un personaggio con scene del genere ti fanno fare, cioè ti fanno fare scene brevi e ti danno delle pause comunque, quindi è diverso. Cioè, qua devi andare continuo finché non finisce l'intermission, per cui, cioè, è difficile, cazzo. Non è affatto semplice come cosa. No. Hai letto, Teo? Che ha la voce la tua voce che esce dalla cassa centrale. Sì. Voglio dare un po' di spettacolo. Beh, poi ami particolarmente Bestia, quindi che poi ogni volta che diciamo bestia a me aggiungiamo una B. No, mi parte il meme della principessa monodose e comincio a sentire Dio bestia. No, Mici, no, si butta giù la live. Ma no, va bene che è un meme, è un meme. Lo so che è un cannarsismo. Esatto, è un cannarsismo, però... non è una bestemmia. Lo so, però. Si scherza, amici della postale. Nel dubbio. Twitch, per favore, mi sto spaccando la gola stasera, ok? Non ammazzarci lo stream, grazie. Stavamo facendo una ref a cannarsi, Twitch, per favore. Esatto, per piacere, Twitch. End of Cannarselion. Esatto. Neon Genesis Cannarselion. Esatto. I know, Okay. I've let you down. Vamos. Vogliamo... Sì, vado. Che sono le Vadi, meno domestica, 20. vadi, non ci incischi. Vada. Vado. Dai che ho fame, muoviti. Con calma, per favore. Cortesemente, domestica, vorrei la prossima portata da cucinare, grazie. Lei lo fa presente, c'è l'articolo il, quindi non è una bestemmia. Cheat cannarsi. Beh, allora... Abbiamo trovato il cavillo, abbiamo trovato il ricorso. Alzo le mani. Mi stavo uccidendo, grazie Cannassi. Esatto. Di nulla. Di nulla. Sei il diavolo a guidarci. Oddio, forse... No, non lo so. Pensate che sia io oppure... Secondo me è comunque una voce femminile. Ok, Prova.
Se è Dio a guidarci. Allora forse potrei accettare che quello fosse destino. Allora ha senso che io sia qui. Mm. C'è qualcuno qui? Ho smarrito la strada. Sareste così gentili da risparmiare un po' di cibo per me? Finalmente. Eccola qui. La povera piccola offerta è arrivata. Non imparano mai. Non si è sentita? No, si è sentito, amore, scusa, No, sono no, stata no. lenta io a girare Non ti il mouse. preoccupare. A girare Scusami, il mouse, vabbè. è che ormai ho il conto. No, ho- ci credo. Conto 5 secondi. Se dopo 5 secondi vedo che non arriva il testo, significa che devo rifarla. Scusami. Perdonami, imparerò ad essere più paziente. figurati. Continuano ad arrivare. Ancora e ancora. La villa continua ad esaudire i miei desideri. Sarò lieto di offrirti del cibo. Puoi anche restare per la notte e riposarti a dovere. Farò preparare una stanza. Credo che approfitterò della sua generosità allora. Ho vagato per molto, molto tempo. Come dice? La riconosce? Mi aspettavo che l'avrebbe fatto, padrone. Quei capelli bianchi, quegli occhi rossi, la pelle come neve appena caduta e quel viso perfetto. Non la si potrebbe mai confondere con nessun'altra. E no, non è qualcuna che le somiglia. Posso capire il motivo della sua sorpresa, padrone. All'inizio io stessa non riuscii a credere ai miei occhi. La viandante che aveva bussato alla porta quel giorno era la stessa giovane donna dalla pelle chiara che visitò la villa tanti anni prima. La ragazza dai capelli bianchi doveva aver trascorso molte notti nella foresta. La sua pelle cristallina era ricoperta da graffi rossi, laddove aveva sfiorato i rami spogli e le cortecce degli alberi. Era persino rimasta senza scarpe e se ne stava lì a piedi nudi, con un'aria abbastanza scoraggiata. Ma ciò non la rendeva meno attraente. Anzi, può solo immaginare le fitte fronde della foresta che si dividevano per permettere al sole di risplendere su di lei. Anche Bestia apparve sorpreso dalla sua angelica bellezza. In quel momento sembrò come essersi svuotato di tutta la propria follia. Non disse nulla, ma i suoi occhi dicevano tutto. Era incantato dalla vista delle sue iridi di color rubino e dei suoi capelli bianco puro. Come dice? Io sono una bestia. È questo ciò che ho chiesto. Qualcosa che placasse la mia sete. Ti è concesso di essere felice. Ma come ho detto, fu solo per un momento. Rallegrati dunque. Immagina quanto sarà gratificante essere una bella donna che si contorce in preda agli spasmi della morte. Seguimi. Ti farò preparare anche un bagno caldo.
E una volta passato quel momento, la bestia riuscì a malapena a contenere la sorgente della follia dentro di sé. Non voleva far altro che trafiggere la ragazza dai capelli bianchi con la propria spada in quel preciso istante, torturarla, contaminarla. Si occupò delle sue ferite, le servì la cena e le fece fare anche il bagno. E in seguito la bestia le procurò addirittura un vestito da indossare. Persino l'abito che aveva indossato per una sola notte tanti anni prima era ancora lì, in attesa che qualcuno lo indossasse di nuovo, che lei lo indossasse di nuovo. Le disse che avrebbe potuto scegliere qualunque cosa le piacesse. Essendo una ragazza modesta, lei rispose dicendo che non aveva bisogno di un vestito così bello. Ed era un peccato. Anch'io desideravo vederla rivestita ancora una volta. Non ho bisogno di vestiti eleganti. Non essere modesta. No, no, non è per quello. È perché non è di tuo... Amore, non si è sentita bene. Mark? Dimmi? Non si è Non si sentita è bene. sentito. Oh, perfetto, perché mi è laggato un momento. Sì. Scusami. Coraggio, colà, vieni a me. È perché non è di tuo gradimento. No, è solo che... Mi perdoni. Lei è molto generosa. Che ingenua. Sorride credendomi generoso. Stavo semplicemente immaginando quanto sarebbe stata bella la scena. La vista del suo sangue fresco che schizza ovunque. La vista della sua vita che scivola via. Sono felice di essere giunta fin quassù, in questa villa, dopo aver pagato per così tanto tempo. In poche ore proverai l'esatto opposto. Riposati quanto vuoi. Ci rivedremo domani mattina. La ringrazio. Bestia uscì dunque dalla camera da letto della ragazza. La sua maschera si sgretolò non appena ebbe compiuto i primi passi. Esatto. Esattamente quello che volevo. Posso solo immaginare le urla di una donna così bella. Mentre supplica per la propria vita. Ehi. Ehi, sei lì? La villa mi ha concesso il tributo perfetto. Ehi. Ehi! Dov'è finita quella donna? C'è qualcuno? Sì, sono venuta a chiedere se ti serviva qualcosa. Non posso offrirti nulla di stravagante, non come prima, ma sono qui per fornirti qualsiasi cosa sia nelle mie capacità. Apprezzo l'offerta, ma non ho bisogno di nulla.
avere il permesso di rimanere questa notte è più che sufficiente. Lavora qui alla villa? Sì, è così. Sono qui da molto, molto tempo. Da molto tempo. Potrebbe sembrare una domanda strana, ma ci siamo già incontrate prima. Qualcosa in lei mi è familiare. E ho l'impressione di essere già stata in questa... Scusate. E ho l'impressione di essere già stata in questa villa. Sì, ci siamo già incontrate. È stato molto tempo fa, comunque. Quando è stato? Io... È stato tantissimo tempo fa. Un tempo incredibilmente lungo. Ricordi un ragazzo e una ragazza dai capelli dorati? capelli dorati. Mi dispiace. La memoria mi tradisce. Non ti ricordi nemmeno di me? Capisco. Non dovresti sforzarti di ricordare allora. Ci sono stati momenti felici e altri meno felici. Saresti così gentile da rispondere ad una domanda? Qual è il tuo nome? Il mio nome è... Capisco. Dunque, sei di nuovo... Di nuovo? Dovresti riposare. Domattina ti preparerò del tè. E poi? Forza, chiudi gli occhi adesso. Ma Bestia non aspettò il mattino seguente. Con la spada che odorava di sangue che gli pendeva dal fianco, si fece strada lentamente verso la stanza dove la ragazza dai capelli bianchi stava dormendo. Il momento in cui la creatura assetata avrebbe dipinto le pareti con il sangue della giovane donna si stava avvicinando. Il momento in cui avrebbe trasformato la sua camera da letto in un altare dove poterla offrire al diavolo. Tuttavia, quando aprì la porta, la bestia non riuscì a credere ai propri occhi. Non era addormentata, ma era rimasta lì, seduta come se si aspettasse l'arrivo di Bestia. Perché sei sveglia? Non sei andata a dormire? Ho udito dei passi, così ho... E cosa avevi intenzione di fare una volta che sarai arrivato qui? Di certo non pensavi che avremmo avuto una semplice conversazione nel bel mezzo della notte. Le avrei chiesto cos'è che voleva. Chiedermi che cosa volevo?
Ti rendi conto di cosa stai dicendo? Non vedi cosa impugno tra le mani? Sai benissimo cosa sono venuto a fare. Non hai intenzione di implorarmi, di pregare per la tua vita. Non mi chiedi di risparmiarti. Se sarà necessario, lo farò. Ma è davvero questo ciò che vuole? Ciò che voglio è molto, molto più gratificante delle tue preghiere. Voglio tenere un banchetto. Non basta. Non importa cosa faccio, non è abbastanza. Ma tu sarai sufficiente a soddisfarmi, a placare questa mia sete, a riempirmi completamente fino all'orlo. Vuoi sapere cosa desidero? Io desidero divorarti. Domestica? 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 Scusate ragazzi, sono morta. È morta. Plot twist, in realtà Bestia aveva mangiato la domestica prima di Esatto. andare in stanza. Ma prima la cercava in effetti, quindi... E infatti è vero, detto- dov'è quella donna, gnammete? Sono morto. Bestia spinse indietro la ragazza, sbattendola contro il materasso. Poi trafisse le lenzuola a fianco a lei con la spada, guardando la ragazza con la luce lunare alle proprie spalle. Stringendo la sua esile gola con una mano, estrasse nuovamente la spada, tenendo la punta a pochi centimetri dal suo viso. Non aveva importanza quanto sangue bevesse. La spada continuava a brillare fieramente, come se fosse appena uscita dalla forgia. Era una lama impressionante, minacciosa, la cui vista avrebbe portato chiunque a immaginare la disgrazia che si sarebbe abbattuta. Avanti, deridimi, ridicolizza l'orrenda bestia selvaggia dinanzi a te. Mi consideri inquietante dal primo momento in cui mi hai visto, no? Mi hai distolto lo sguardo! Perché ti avevo promesso cibo. Un posto in cui riposare. Hai fatto finta di non notare la bestia. È questa la punizione, il castigo per voi dannati umani. Supplica dunque per la tua vita come hanno fatto tutti. Piangi. Prega per la mia misericordia. Se dici che sei orrendo, allora io dovrei essere ugualmente orrenda. Cosa? Ciò che uscì dalla bocca della ragazza non era né una preghiera, né un insulto, né un urlo. Uomini adulti avevano pianto davanti a lui, eppure quella giovane donna non pianse. Nonostante quella bestia terrificante fosse sopra di lei, pronto ad estinguere la sua vita. Anche io avevo quasi urlato di paura. Bestia non riusciva a credere ai suoi occhi né alle sue orecchie.
Non hai paura di me? Non vedi cosa sto per farti? Chi sono io per avere paura? Sto minacciando di ucciderti! Sto per estrarre il tuo intestino con questi artigli mentre ti guardo agonizzare! Mi piace più di ogni altra cosa al mondo. Inondare di paura i cuori della gente. Più gente ammazza e più mi piace. Sono una bestia, guidata dalla follia. Ciò che si aspettava era che la bella ragazza davanti a lui lo supplicasse in preda al panico. Non voleva altro che vedere la disperazione insinuarsi in ogni angolo dei suoi occhi rossi. Poiché credeva che sarebbe stato un momento davvero sublime, un'euforia diversa da qualunque altra cosa avesse mai sperimentato prima. Bestia punse con la spada, tagliando la sua pelle liscia come la seta. Tu intendi risparmiarmi, perché mi vedi pietosa tanto quanto te. Ma lei non fece ciò che la bestia voleva. Anzi, si rivolse a lui con affetto anziché con timore. Questo lo scosse. Non aveva mai visto nessuno rispondergli in quel modo. Se ti è preso per dire una cosa simile, che diamine ti passa per la testa? Risparmiarti. Risparmiarti. Non capisci in che situazione ti trovi? Come puoi essere così calmo? Urla, piangi e grida, supplicami di risparmiarti, inginocchiati ai miei piedi. Inginocchiati ai miei piedi. Altrimenti io ti io sono una bestia. Una bestia che non si stanca mai di uccidere. A me sembri una persona. Stai mentendo. Tu ascolti ciò che dico e mi rispondi con le tue parole. Mi è stato insegnato a parlare. Io sono una bestia che parla la lingua umana. Ma sei in grado di pensare? Usi la tua testa per rispondermi. Ed esiti. Se io sono un umano, allora perché loro mi denigrano in quel modo? Perché mi respingono e tentano di uccidermi? Perché sono una bestia! Una bestia ripugnante! Ecco perché non è così! Io non farò nulla per ferirti. Noi siamo simili. Simili? Non essere ridicola.
Come puoi dire che siamo simili quando tu sei così bella? Non c'è niente di bello in me. Che valore ha l'aspetto esteriore? Tu... Hai sofferto troppo per la loro persecuzione. Ed è per questo che tremi di terrore. Non sto tremando! Non ho paura! Riesco a sentire il pianto del tuo cuore. Che diamine di problemi hai? Che non hai paura? Perché non urli di terrore? Io ho paura. O forse più che paura. Sento come se sapessi qual è il mio ruolo. Il tuo ruolo. Se me lo permetti, io vorrei rimanere in questa villa. Sei matta! Prima o poi ti ucciderò! Ti torturerò, ti farò passare l'inferno, ti farò desiderare di non essere mai nata! Questo non mi fa cambiare idea. Ti prego, permettimi di restare. Trovo davvero difficile credere che il tuo desiderio più profondo sia quello di far male alle persone. E ho la sensazione che io sia destinata a rimanere qui. Questo è il mio ruolo. Tu... Bestia era confuso. Forse era lui ad avere paura di quella ragazza che non lo temeva e che aveva persino tentato di abbracciarlo. Si comportava in modo troppo diverso da tutti gli altri umani che aveva conosciuto, i quali lo avevano sempre solo perseguitato o allontanato. Perché sei così gentile con me? Con questa bestia, questo assassino. La spada di Bestia gli scivolò dalla mano, colpendo il pavimento duro e generando un lamento metallico. Quando il suono si spense, la ragazza dai capelli bianchi tese le sue mani verso la bestia con estrema sicurezza. Le sue dita erano bianche come la neve fresca, qualcosa che quel luogo non aveva mai visto. Tracciarono la forma caratteristica del suo viso, scorsero lungo il suo naso dalla forma insolita, scivolarono sulla sua pelle ruvida e ingiallita, girarono intorno ai suoi occhi piccoli. La bestia tremò nuovamente, ma stavolta non per quel desiderio contorto proveniente dal profondo, bensì per l'inimmaginabile conforto del contatto fisico. Le sue dita si muovevano così gentilmente, così piacevolmente, avvolgendolo nel loro calore. Stai piangendo? Una singola lacrima scivolò lungo l'arco del suo dito. Guardando negli occhi chiari della ragazza, Bestia capì. E allo stesso tempo si sentì turbato. Non ci vedi? Presa dai propri impulsi primitivi, la bestia non se n'era accorta
ma c'era un vuoto negli occhi della ragazza. Sembrava che stesse guardando lontano, senza focalizzarsi sull'uomo, nonostante fosse abbastanza vicino da toccarlo. Le lacrime avevano cominciato a scorrere sulle guance di Bestia già da prima, da quando lei aveva detto di considerarlo una persona. Ma fu solo quando una di quelle gocce scivolò sul dorso del suo dito che lei si rese conto. In effetti non poteva aver bisogno di abiti stravaganti. Dopotutto non sarebbe riuscita a vedere cosa avrebbe indossato. È così. Sono cieca. Ma chi ha mai stabilito che la realtà sia solo quella che può essere vista? Non so quale sia il mio aspetto. Nell'oscurità tutti sono uguali. Non c'è differenza fra bestia e uomo. Se tu sei una bestia, allora anch'io sono una bestia. Ritenere quella ragazza una bestia sarebbe stato ridicolo, tanto quanto mangiare lo zucchero e insistere nel dire che sia sale. La prego di perdonare la mia banale analogia. Ma padrone, lei sa benissimo che la ragazza dai capelli bianchi non è affatto ciò che si sarebbe potuto considerare una bestia. Non solo per il suo aspetto, ma per la sua stessa essenza. Non c'era nulla di feroce in lei. Le parole della donna procurarono a Bestia un certo dolore, ma per qualche motivo egli sentiva che avrebbe voluto tenerla al proprio fianco e vedere cosa sarebbe successo. Le parole che seguirono furono in larga parte istintive. Sono felice che tu non possa vedere. Senza alcuna eccezione, tutti coloro che erano entrati nella villa avevano perso la vita prima che sorgesse il sole il mattino seguente. Lei fu il primo visitatore a non aver incontrato tale destino. Col passare del tempo, la follia di Bestia si placò gradualmente. Cominciò a sembrare anche piuttosto mansueto. Era impensabile che fosse la stessa Bestia che fino a poco tempo prima si godeva quelle feste perverse. Suppongo non sapesse come comportarsi. Anch'io sarei disorientata dalla costante presenza di una tale bellezza. Ma non era solo per il suo aspetto. Aveva detto che desiderava vivere con lui, con una bestia che aveva commesso innumerevoli atrocità. Sconcertante, non trova? Cosa c'è? Davvero non hai paura di me? Ti sembra che ne abbia? No, direi di no. Ma l'avresti. Se potessi vedermi, reagiresti come chiunque altro. Mi offenderesti, mi disprezzeresti, vorresti uccidermi. Cosa ho fatto? Perché non riesci a vedere? Mi piaceva. Squazzavo nel loro terrore. Allora perché? Perché non voglio che tu lo scopra? Non voglio che tu sappia quanta gente ho torturato, quanta gente ho massacrato, quanto sangue ho bevuto. Tutte le
cose orribili che ho fatto. Orribili. Sono consapevole che ciò che ho fatto è sbagliato. Eppure ne godevo. Volevo massacrarli da così tanto tempo. Bramavo disperatamente alla vista del sangue umano. Cos'è che desidero così ardentemente? Uccidere o ridere di gusto? Avevo detto di non aver bisogno della pace, eppure eccomi qui. Qualcosa non va? No, del tè. Oh, devo prepararne un po'. Hai sete? No. Ho preparato del tè. Probabilmente si sarà raffreddato ormai. Ho pensato che ne volessi un po'. Non ti va? No, no, lo voglio. Perché stai ridendo? Perché sono contenta. Ti piace? È amaro. La loro vita insieme era iniziata con tranquillità. Le loro giornate erano prive di eventi. Non si concedevano pasti stravaganti. Non c'erano fiumi di ospiti a dar vita alle sale della villa. Ma almeno non c'era nessuno che urlasse di paura per la propria vita. Era l'esistenza pacifica che Bestia aveva perso. Ed era tornato ancora una volta in quel regno tranquillo. Cosa c'è? Sei sempre così veloce a notare la mia presenza. Il mio mondo è immerso nel buio, perciò ho un udito molto più sviluppato. Cosa si prova? Come percepisci il mondo? Non riesco a immaginare come sia vivere nell'oscurità. A volte riesco a vedere la luce. La luce. Già, non è raggiante come il sole, ma è una luce soffusa che fluttua nelle tenebre. Come una candela, suppongo. Questo non fa che confondermi ulteriormente. Mi rimane difficile capire ciò che descrivi. Me ne rendo conto. È difficile anche per me. Non so bene come spiegarlo, ma non c'è solo l'oscurità. Riesco ad avvertire la tua presenza, per esempio, e sono anche in grado di dirti quanto sia ventilato fuori, basandomi sui tremori delle finestre. Inoltre, Cosa? è come se riuscissi ad avvertire l'incertezza delle emozioni. La fiamma della candela inizia ad oscillare con irregolarità. Dalla paura alla profonda tristezza, fino ad altre emozioni simili. Le mie emozioni. Non saprei. Possono essere le tue, come anche le mie. Questa villa è un luogo molto particolare. La fiamma oscilla continuamente e allo stesso tempo sembra stabile. Mi fa sentire come se appartenessi a questo luogo. Non credo di capire.
Sono una bestia in fondo, per cui mi manca l'intelligenza. Però tu... Vado a caccia. C'è qualcosa in particolare che vorresti? Va bene qualsiasi cosa. D'accordo, allora, se trovassi della frutta sarebbe splendido. Frutta. Ah, è aspra. L'hai raccolta prima che fosse matura. Non lo sapevo. È una cosa brutta. Io non so niente. Non posso vederlo, ma se il frutto è verde, significa che è ancora presto per mangiarlo. Di che colore è? No. Blu. Devo darti una mano a preparare la cena? Non posso chiedere aiuto a qualcuno che non riesce a vedere. Potresti farti male. Non preoccuparti. Solitamente riesco a sentire dove sono gli oggetti grazie al tatto e al suono. Sei preoccupato? Preoccupato. 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 Il pensiero del sangue che le colata al dito. Non mi eccita. Che sta succedendo? Cosa diavolo mi è preso? Se vedi che sto per farmi del male, me lo farai sapere. In questo modo non avrai nulla da temere. Non sembri essere a tuo agio più di me in cucina. Era sempre lei a cucinare. Dov'è andata? Eh? Quando la chiamavo, arrivava sempre. Mi ero nascosta. Bestia aveva imparato a vivere le sue giornate senza il mio aiuto e loro due non avevano bisogno di altre persone nel proprio mondo pacifico. Oh, qualcosa non va, padrone? Non mi sentivo affatto sola, no. Era un assoluto piacere osservarli da lontano. Dico davvero. Non era il mio ruolo stare al fianco della bestia, né della ragazza. Se lei era in grado di renderlo il padrone di casa, allora la mia presenza non era necessaria. Io appaio solamente quando ce n'è bisogno, come quando ero apparsa per servire la famiglia dalla chioma dorata. Se avessero avuto bisogno di una servitrice, allora mi sarei fatta avanti nuovamente. Sì, senza dubbio. Dopo diverso tempo, iniziarono a dormire nello stesso letto. Per carità, no, non per il motivo che stai immaginando, padrone. Ah, non è quello che ha pensato? Sebbene condividessero lo stesso letto, vi dormivano soltanto. Sembrava che lo facessero perché si sentivano più a loro agio stando nello stesso posto. Si comportavano più come una famiglia che come due amanti. Ehi,
Stai dormendo? No, sono sveglia. La fiamma della candela sta oscillando. In questo momento è molto calma. Capisco. Parlami della tua infanzia. Cosa? Non vuoi? La mia infanzia. Sì. Io non ho storie da raccontare. Quando ero bambino ho perso tutto. Mia madre, mio padre, i miei fratelli, chiunque. Per questo io... A quanto ricordo, non ho un padre. Ho vissuto da sola con mia madre, ma non l'ho mai considerata una brutta cosa. Era gentile. Sì, molto. Era una donna compassionevole. Ma eravamo poveri, ed essendo io cieca, mia madre era l'unica che potesse lavorare. Stava via per lunghi periodi di tempo, perché in teoria serviva in una casa rinomata. Non so se era vero oppure no. Forse stava facendo qualche lavoro più impegnativo. Non gliel'ho mai chiesto. Pensavo che fosse meglio per lei non dire nulla. Di tanto in tanto mi spediva delle lettere. Me le leggeva un vicino di casa. Le lettere recitavano più o meno questo. La vita nella villa è difficile, ma tutti mi trattano con gentilezza e dicono che lavoro bene. Tornerò presto con più soldi, perciò sii una brava ragazza. Esprimeva preoccupazione per la mia salute e per la mia sicurezza, oltre a ripetere quanto mi amasse. Hai una brava madre. Già. Quasi tutto ciò che ricordo di lei era scritto su quelle lettere. Erano parole piene di calore e gentilezza. Perché non vivi con lei adesso? Come sei arrivata qui alla villa? Mia madre ha perso la vita nel luogo dove lavorava. Poco dopo ricevetti i soldi che aveva guadagnato. Erano sufficienti per sopravvivere, immagino. Quando ero ancora in vita, si rammaricava spesso per la mia cecità. Se solo tu potessi vedere, diceva, potrei mostrarti quanto sia straordinario questo mondo. Così decisi di far visita a un noto medico, affinché il sogno di mia madre potesse realizzarsi. Era un medico di questo paese. Tuttavia, dopo avermi esaminata, disse che non avrebbe potuto fare niente per la mia vista. Sconsolata, mi diressi verso casa, ma quando a un tratto fui attaccata dai banditi. Mi derubarono di tutti i soldi che avevo portato per pagarmi le eventuali cure. Persi tutto ciò che mia madre aveva risparmiato per me, il denaro per cui aveva dato la propria vita. Non sono riuscita a ripagarla per tutto il bene che mi ha dato, il che ha gettato una nuvola oscura sul mio cuore. Il mio mondo è sempre stato avvolto nelle tenebre, ma in quel momento ero nell'abisso più profondo. Non vi era nemmeno un granello di luce. Ero completamente smarrita. Senza alcun posto dove andare, ho vagato senza meta. Ed è stato allora che sono arrivata miracolosamente in questa villa.
come se fosse stata lei a convocarmi. Sei stata convocata dalla villa per soddisfare il mio desiderio. Mm. Non è così che è andata. Chissà se la villa è contrariata. Capisco. Mi dispiace se non ho una storia più piacevole da raccontarti. Immagino volessi ascoltare dei ricordi felici. No. Ti hanno fatto del male. Come? I banditi. Quando ti hanno attaccata, ti hanno fatto del male. Sei così compassionevole. No, per nulla. Non sono compassionevole. Non mi sono fatta niente comunque. Giusto qualche graffio, ma nulla di allarmante. Ho capito. Credo di essere felice ora. Non sono stata in grado di guadagnare la vista e non sono riuscita a proteggere i soldi fino a casa. Ma sono convinta che tutto questo sia accaduto affinché io arrivassi qui. In questo momento, la tua è una vita felice. Io sono terrorizzato. Sono instabile. Mi sto abituando al conforto che questa donna mi procura. Ho paura di perderla. Una bestia non dovrebbe provare questi sentimenti. Una bestia assassina. Tieni. Cosa? Viene considerato un bel dono, a quanto ho sentito. Intendevo buttarlo via quando l'ho scoperto, ma non ci sono riuscito. Ho pensato che bisognasse regalarlo a qualcuno e che solo tu avresti potuto riceverlo. È una finta rosa bianca. Una rosa bianca scusate, ornamentale. Una rosa bianca ornamentale. Non la vuoi? Certo che la voglio. È solo che per qualche motivo non importa. Ti ringrazio. Lo apprezzo molto. Ok, ragazzi, vogliamo fare pausina qui? Voi che dite? Direi di sì, anche perché sono le Sì, 11 e dai. mezza. Sì, esatto. Io sto iniziando effettivamente ad accusare un po' il sonnino. C'erano dei momenti in cui c'era anche la musica che mi cullava ed Il era tipo mimir. Il era mimir. tipo il gattino, la bestiolina che Sì, sì. oneggia sul suo asse e poi si addormenta. Sì, sì, è proprio diventato un micio, è diventato un micio, ragazzi. Esatto. Sì, ho dovuto scrivere una minchiata in Oh, chat perché mi oh, stavo... oh, è arrivato un Dave. Oh, cosa mi sono Esatto. perso? Ce lo siamo perso tutti e due perché eravamo concentrati. Sì, mi dice è un po' il problema della live, che quando partiamo Sì, e soprattutto, cioè, più che altro quando ci sono le scene serie, perché quando ci sono le sì. scene più cazzone controlliamo di più la chat. Sì, Però, qua era una bella scena, era sì, una bella sì, scena, bella Sì, sì. bella no, power. Comunque, credo che ragazzi, nella... bravissimi.
bravi tutti, raghi, non è che... Esatto, cioè, bravi tutti. Anche, guarda che tutta la prima parte l'hai fatta tu tesoro, esatto, esatto. Vorrei ricordare alla Cioè, gentile clientela. esatto, la narrazione la porti avanti sempre tu comunque, Già. Mhm. e mantenere comunque l'atmosfera con la narrazione non è per niente semplice. Mamma mia. Quindi... No, ma la domestica è andata in vacanza, cioè nel senso, raga, Sì, ha fatto le valigie e ha detto, sapete che c'è? Esatto. Honolulu Addio. arrivo. Esatto, proprio come Merlino. Honolulu arrivo, esatto. Sì, Esatto. proprio. Non hai più bisogno della Amicis, mia... se mi cercate sono giù in spiaggia, Esatto. Esatto. è Grazie dietro casa, Teo. con tutta mia. Grazie Grazie Lelo. mille, Grazie, grazie. amore. Miau, Sì. grazie Teo. Diglielo Teo, diglielo perché io e A Mark noi non ci ascoltiamo. ascolta, a noi non ci ascolta, No. Non è quindi... vero, no, raga, io, la No, domestica, io sulla no. domestica non ho mai avuto tanti dubbi. Cioè, ok, Vabbè, però magari... repetita Juvent, Porca, quindi... porca vacca, ma su nessun personaggio su cui ti ho castato devi avere dubbi, porca mignotta Yeah. Arti. Fammi Dici perché tu sei il CEO di Fatamoru io sono e il hai CEO di castato- Fatamoru e come Assolutamente casto sì. io? Come Non casto casta ragazzi, io? nessuno. però io non vi rivelo altro perché già ho rischiato di fare dei danni stasera che vabbè. Non ti preoccupare. Praticamente, miau, grazie Teo. Però io credo che il mio meglio arrivi nella porta te. Il mio Sì. meglio Oh, arriverà sì. nella porta te. Oh, sì, Assolutamente oh, sì. oh, Infatti, sì. infatti, cioè, io amo i personaggi che doppio e che doppierò, gli voglio bene, anche a Pauline, anche se ha un solo neurone per sbaglio proprio. Ha un panino al prosciutto al Esatto, posto ha un del panino al cervello, prosciutto al posto povera del bambina. cervello, esatto, esatto. Però, cioè, io sono stata brava perché ho castato per correttezza sia vocale che di tanti altri fattori che ho tenuto a mente, però Ah. cazzo, i personaggi di Arti sono così soddisfacenti da fare per vari motivi che io sto lì proprio come il meme della domestica con Yes. esatto, le mani sui fianchi che sono tipo uffa, voglio divertirmi anch'io a fare i personaggi neurodivertenti. No, non neurodivertenti, però... Oddio, abbastanza neurodivertente Nelly lo è. Ma no, beh, il neurodivertente ce ne sono più di uno e li Oddio. scopriremo, ma Nelly Io poveraccia... però il personaggio più neurodivertente il un neurodivertente... bel po' più in là. Sì, Io il personaggio più neurodivertente Arriva, di tutti sì. lo do più un bel po' più in là. Sì, arriva più in là. sì. No, quindi... Cioè, neurodivertenti ce n'è più di uno, però il neurodivertente del mio cuore è uno solo e arriva molto più in là. Mele è solo neuro comunque, non è divertente. Sì, no, non è divertente ma manco per il cavolo. No, esatto. Grazie Teo, sei sempre super supportive, grazie mille, veramente. Significa tantissimo per noi. Quindi grazie per i feedback, ragazzi. Detto Davvero. questo, speriamo di avervi intrattenuti, anche se appunto fra ieri e oggi non c'è stato tanto modo di cazzeggiare, ma no. vi assicuro che che... tagada, ragazzi, però, che tagada emozionale è stata. Sì. E continuerà ad aspettarci. Già. Però appunto poi arriva Pauline e possiamo cazzeggiare. Smorza. Mark, tu stasera scritto e diretto da Robert Eggers. Scritto e diretto da Robert Eggers. Regà, ve l'ho detto. Top interpretazione. Io purtroppo ho un debole per i personaggi così. Lo sappiamo. Mi prendi lo psicopatico che peraltro è anche ferale. Io tipo, vabbè, raga, ciao. Ok. Bene, E peraltro, io vado. peraltro anche se vuoi opzione furry, ombra, slash, non Sì, ecco, in realtà questo è un pensiero intrusivo che ha avuto per più volte, a più riprese, tipo, sta zitto, sto recitando, che era quella ragazza lo stava accogliendo fra le sue braccia. È un furry. Lascialo. That's not
No! Sta No, male. vabbè, allora, ma questo è un pervertito, cioè, allora, penso che sia chiaro a tutti che Bestia è un pervertito, Beh, ma di sì, quelli proprio pesanti. sì, vabbè, cioè, l'ha proprio chiaramente detto, vedere cioè, immaginare il suo dito che sanguina non mi eccita. Io, ok, Vabbè. bro, tutto a Scusate, posto. Ma scusate perché non ragazze, dovrebbe, ragazzi? La scusate domestica gli ragazze, ha fatto il kink shaming per tutta vi, vi, la vi, Esatto. vi, relazione. vi Non è servito a passo, niente perché poi... Sì, vi passo dei meme riassuntivi che Teo mi ha appena passato. perfetto, così dopo li guardiamo. Sono perfettamente, sono il riassunto perfetto di questa live, di Adoro. questa porta. Così dopo quando recupero il telefono me Vai, vai. li guardo. Vai. Comunque, raghi, per Lo mandate, ricapitolare... lo mandate in ordine, proprio specificando che è un riassunto dall'inizio alla fine. Ah, Grazie ok, ho Teo, visto. hai fatto esattamente il meme che dicevo io. Ora sono curiosa di vederli. Ma no, Vedrai. devo fare il redo di tutti. Ma chi E, è che suona, che batte la porta? E chi Eccoci. stai urlando? Esatto, esattamente. ma chi è quel volo? Esattamente. Oh, no, Madonna. comunque, scusatemi, volevo dire, settimana prossima noi dovremmo cominciare a fare ogni mercoledì anziché il Sì, giovedì. ritorniamo al Ok, mercoledì adesso, sì. ok, Sì, A perfetto. parte, ragazzi, vabbè, se ci settimana sono prossima si switcha, ragazzi. Io devo anche cambiare il definitivo. banner di Twitch, ricordarmi di cambiare il banner di Twitch Bagner. perché, Bagner perché, devo andarci io fra poco. esatto, anch'io. In No, compenso. Madonna, amici, stavo facendo un meme, stavo per fare un altro danno, però è solo dicendoti questo puoi capire che cosa stavo per dire. ok, Ecco, diciamo che è una parola molto simile a banner. Andiamo ok, avanti. ok, Eh, ok. Io l'ho capita, ve la dico dopo. No, Andiamo. penso di ecco, averla capita anch'io, quindi... Andiamo, eh, andiamo, eh. andiamo. No, Così no, il cervello non connette, voglio... esatto. No, quindi devo cambiare il coso su Twitch perché c'era scritto tipo Thursday, every Thursday, bla bla bla. Sì. Spero di avercelo salvato ancora da qualche parte, se no ne dovrò rifare uno nuovo, che palle. Questo perché Sono, sono sono molto molto triste, intelligente. amici, Di cosa, perché amore? adesso ripasseremo al mercoledì, ma poteva essere il Thursday on Il Thursday. Thursday. Il Thursday on Thursday. E Mannaggia a me che ci ho pensato. invece... Beh no, beh no, beh no. Cosa? Mercoledì prossimo sarà il Wednesday on Wednesday. Wednesday. Vabbè, There's some hoes in the house, there's some hoes in the Sì, house. esattamente. praticamente I Esattamente. said tu e 25 Arti days, 7 per days a tutta la week. porta a due. There's Sì, some hoes in the sì, sì, house. There's some esattamente. hoes, there's some Hose hoes in in the the... house of Fata Esatto, Morgana. esatto, e le Già, hose siamo noi. Infatti, the hoes in Fata assolutamente, Morgana. Che fra l'altro appunto assolutamente. si chiama così la nostra chat privata di Telegram. Sì, appena abbiamo switchato dalla sonorizzazione di Mac, Esatto, perché abbiamo concluso il processo, siamo diventati The Host in Fata Morgana. esattamente, In questa esattamente. retroscena così che stiamo Sì, un po' di lore, diffondendo. ragazzi. Ok, va Esatto. bene. Beh, non c'è niente Onesto. di male, quindi... No, 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 hai ragione, Infatti. hai ragione, hai ragione. Anche perché non abbiamo parlato degli sticker che ho mandato io quando abbiamo fatto la porta 2 per la prima volta. Che non mi ricordo, però Ma in questo compenso mi di ricordo altre Quelli cose che delle... sono successe durante la seconda Quelli, porta quando bravo, giocavamo quelli fra noi. che... Allora, ce lo ricordiamo tutti. quelli delle venzole al concerto dei BTS. Oh sì. Ok, ok. Perfetto. Sì, 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 sì. Tu che proprio Come aspetta? fai il verso del topo che squilla, letteralmente. Madonna, Già. Eh, E tiratemi fuori da niente. sto delirio. E io vado a mangiare gelato, mi sa, Ti amicis. odio. Io vado a fare Io... la nanna, mi sa. Sì, sì, anch'io Sembra vado, proprio vado a tantino lavare i stintino. piatti e poi a
Sì, vado a fare quello che devo fare. Prima vado al Barnier e poi vado Al bagnier. e poi vado a Nannare. Va benissimo. Allora, grazie a tutti per averci seguito Sì. anche stavolta, ragazzi. Grazie mille ragazzi, alla fine abbiamo fatto 2 ore e 45, Sì, quindi sì. Ci siamo portati a casa. alla fine vi abbiamo regalato quasi 6 ore di stream. Esatto. Sì, mi vado a fare un panino al prosciutto e aspetto che qualcuno mi dica Mamma che il neonato è mia, morto. Esatto. mamma Esatto. mia. Ups. Eating pane e prosciutto Esatto. while grieving. Tua madre che arriva e ti dice che il tuo mercante boyfriend è morto male. Già. Sì. Cioè della serie non si può neanche mangiare un panino al prosciutto in questo gioco. Tranquilli, esatto, cioè, ma almeno aspetta che abbia finito il panino al prosciutto per Cioè, darmi sto la in brutta pausa pranzo notizia. e mi viene Esatto. e mi vieni a dare un lutto. E che Esatto, cacchio. Che mi cacchio. droppi sta bomba E che così, cavolo. e dai. Esatto, esatto. Cioè, amicis. Ecco, ragazzi, Va casa bene, del pane Scusate, e ragazzi. prosciutto, io sto sbadigliando, sto contagiando tutti. No, ma la tanto casa del pane e Con prosciutto, tutto il me ne sono rispetto, scappati un paio durante la live, non so quanto si siano sentiti. io li ho silenziati, ma il sonno sta abbondando, signori. Esatto. Bene, Leviamo quindi le tendine. grazie Teo e soprattutto Grazie Teo. Lelo, immagino che quindi Pauline diventerà il tuo personaggio preferito, Sì, lei il sì, mononeurone e il panino al prosciutto. sì. questo panino. Niente raghi, allora ci aggiorniamo e ci Ci aggiorniamo vediamo settimana prossima, mercoledì, sempre alle 9. mercoledì, sempre alle 9. Buonanotte Va a bene, tutti! comunque grazie Buonanotte mille a ragazzi, grazie tutti, di grazie a esserci Moe che aver stati per moderato. tutto. Esatto, Yes, Grazie Lello, sì, grazie Lello per il tuo esatto, contributo supporto. esatto, Sì. esatto. e per il tuo banhammer Ciao infallibile. Dave! Dai Dave, grazie. Oh Dave, grazie Dave, mille per ciao, essere passato Esatto, grazie di essere passato. grazie e grazie mille. per essere rimasto. Sì, grazie Esatto, mille. soprattutto anche perché sei pure arrivato out of context, quindi non so quanto avrei potuto seguire, quindi grazie. Sì. Soprattutto è arrivato dopo una sua live, Esatto. quindi nel senso Oh, era è carino, pure grazie. Vi tengo in sì. back. Dai, dai. Grazie mille. Va bene, ragazzi. Dai, Grazie ancora dai. a tutti e Bel podcast. buonanotte. Buonanotte, ci Buonanotte. sentiamo mercoledì. Bye bye. A Buonanotte. mercoledì.